Lezione 1. Mi dispiace di essere in ritardo di 15 minuti. Anna, scusa il ritardo di 15 minuti. È successo qualcosa di inaspettato. Nessun problema, John. La vita accade e i ritardi sono comprensibili. Va tutto bene? Sì, ora va tutto bene. Mi scuso per averti fatto aspettare. Va bene, John. Non preoccupatevi. C'è qualcosa che dobbiamo recuperare o discutere? Non proprio, penso che siamo tutti coinvolti. C'è qualcosa che vorresti condividere o di cui parlare? Al momento non mi viene in mente niente di specifico. Sono contenta che vada tutto bene. Grazie per la comprensione, Anna. Apprezzo la tua flessibilità. Benvenuto, John. Tutti abbiamo momenti in cui le cose non vanno come previsto. Andiamo avanti e concentriamoci sul presente. Lezione 2. Penso di aver perso il telefono. Anna, non riesco a trovare il mio telefono da nessuna parte. Penso di averlo perso. Oh no, davvero? Questo è un peccato. Hai controllato tutti i posti abituali, come le tasche o in giro per casa? Sì, ho cercato dappertutto. Ho persino ripercorso i miei passi, ma ancora nessuna traccia. Questo è frustrante. Hai provato a chiamare il tuo telefono o a utilizzare un'app di tracciamento per localizzarlo? L'ho fatto, ma è in modalità silenziosa, quindi non riuscivo a sentirlo suonare. E sfortunatamente, non avevo un'app di tracciamento installata. Capisco. Forse puoi provare a contattare il tuo fornitore di servizi per vedere se può aiutarti a tracciare o disabilitare il telefono. È una buona idea. Li contatterò subito per vedere se possono aiutarmi. Si spera che possano fornire alcune indicazioni. Nel frattempo, assicurati di cambiare le password e tieni d'occhio eventuali attività sospette. Ottima osservazione. Prenderò queste precauzioni per proteggere le mie informazioni personali. Grazie per avermelo ricordato, Anna. Benvenuto, John. Perdere un telefono può essere scomodo, ma ricorda che è solo un dispositivo. L'importante è stare al sicuro e protetti. Hai ragione, Anna. È solo un problema temporaneo. Mi concentrerò sulla sicurezza e sulla ricerca di una soluzione. Grazie per il tuo supporto. Lezione 3. Ultimamente c'è stato un problema con il nostro approvvigionamento idrico. Anna, c'è stato un problema con il nostro approvvigionamento idrico ultimamente. Abbiamo riscontrato una bassa pressione dell'acqua e talvolta assente. Oh no, è scomodo. L'hai segnalato alla compagnia idrica, o alla direzione dell'edificio? Sì, li ho già informati del problema. Hanno detto che stanno lavorando per risolverlo, ma ci vuole più tempo del previsto. Questo può essere frustrante. Nel frattempo, hai dei piani di riserva per l'acqua? Ho conservato delle bottiglie d'acqua per ogni evenienza. Non è molto, ma dovrebbe aiutare in caso di emergenza. Buon pensiero. È sempre consigliabile avere una scorta di riserva. Hai preso in considerazione altre alternative, come utilizzare l'acqua proveniente da fonti vicine o contattare un servizio di erogazione dell'acqua? Non ho ancora esplorato queste opzioni. Esaminerò le fonti d'acqua vicine e vedrò se è disponibile un servizio di consegna nella nostra zona. È una buona idea. È importante avere accesso all'acqua pulita per le necessità quotidiane. Fammi sapere se hai bisogno di assistenza per la tua ricerca. Grazie Anna. Apprezzo il tuo sostegno. Si spera che il problema dell'approvvigionamento idrico venga risolto presto.
Benvenuto, John. Lo spero anch'io. Rimanete idratati e speriamo in una rapida risoluzione. Lezione 4. Ho sentito dire che Elsa è la mia nuova ragazza. Anna, ho sentito dire che Elsa è la mia nuova ragazza. Volevo solo chiarire che non è vero. Oh, davvero? Questo è interessante. Beh, è solo un pettegolezzo, quindi non ci presterei troppa attenzione. Sì, hai ragione. Le voci possono diffondersi rapidamente, ma ciò non le rende vere. Volevo solo assicurarmi che non ci fosse confusione. Capisco. È sempre bene chiarire le cose ed evitare malintesi. Le persone tendono a fare supposizioni basate sui pettegolezzi. Assolutamente. Apprezzo la nostra amicizia e non vorrei che nulla la mettesse a repentaglio. Grazie per la comprensione, Anna. Nessun problema, John. La nostra amicizia è importante anche per me. Non preoccuparti dei pettegolezzi. Alla fine moriranno. Grazie per avermi rassicurato, Anna. Significa molto. Concentriamoci sulla nostra amicizia e ignoriamo i pettegolezzi. Lezione 5. Hai pensato di acquistare nuovi libri per i nostri bambini? Anna, hai pensato di comprare nuovi libri per i nostri figli per il prossimo semestre? Sì, l'ho indagato. È importante disporre delle risorse necessarie per i loro studi. Assolutamente. Hai una lista dei libri di cui avranno bisogno? Voglio assicurarmi di avere tutto in tempo. Sì, ho controllato il sito web della scuola per l'elenco dei libri richiesti. Posso condividerlo con te. Sarebbe utile. Ci sono luoghi o siti web specifici che consiglieresti per l'acquisto dei libri? Ho sentito parlare bene delle librerie online che offrono libri di testo a prezzi scontati. Possiamo anche controllare le librerie locali o vedere se la scuola ha qualche consiglio. Le librerie online sembrano convenienti. Possiamo confrontare i prezzi e trovare le migliori offerte. Assicuriamoci di ordinare in anticipo per evitare ritardi. Questo è un buon punto. Dovremmo ordinarli presto per assicurarci che arrivino prima dell'inizio del semestre. Pensi che dovremmo prendere in considerazione anche l'acquisto di libri o guide di studio supplementari? Potrebbe valere la pena prenderlo in considerazione, soprattutto se possono fornire supporto e risorse aggiuntivi per i loro studi. Possiamo verificare con i loro insegnanti eventuali consigli. Ottima idea, contattiamo i loro insegnanti e vediamo se ci sono materiali supplementari che suggeriscono. Sembra un piano. In questo modo, possiamo garantire ai nostri figli tutto ciò di cui hanno bisogno per avere successo accademico. Assolutamente. Investire nella loro istruzione è importante. Grazie per aver preso l'iniziativa, Anna. Benvenuto, John. È un lavoro di squadra. Sono contento che siamo sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda l'istruzione dei nostri figli. Lezione 6. Vuoi qualcosa da bere? Anna, vuoi qualcosa da bere? Sto per prepararmi una tazza di caffè. Certo, John. Il caffè sembra buono. Anch'io ne prendo una tazza, per favore. Ottimo. Come prendi il caffè? Zucchero, latte o altro? Solo un po' di latte, per favore. A me piace cremoso ma non troppo forte. Notato. Lo farò proprio come piace a te. Preferisci una marca o un gusto particolare? Non sono troppo esigente.
Qualunque cosa tu abbia a portata di mano va bene per me. Sorprendimi. Va bene, ti sorprenderò con qualcosa di carino. Lasciami preparare il caffè. Ti serve altro? No, per ora è tutto. Grazie per l'offerta, John. Lo apprezzo. Prego, Anna. È un piacere per me. Tornerò con il caffè a breve. Lezione 7. Vuoi venire con me a giocare a tennis? Anna, vuoi venire con me a giocare a tennis? Il tempo è fantastico e ho pensato che sarebbe stato divertente giocare qualche round. Il tennis sembra un'idea fantastica, John. Non gioco da un po', ma mi piacerebbe provarlo. È bello sentirlo. Possiamo fare una partita amichevole e fare esercizio allo stesso tempo. Conta su di me. Dovremmo portare le nostre racchette o ne hai una in più? Ho una racchetta in più, quindi non preoccuparti. Assicurati solo di indossare abiti comodi e di portare una bottiglia d'acqua. Lo farà. Mi assicurerò di vestirmi in modo appropriato e di rimanere idratata. A che ora ci vediamo? Che ne dici di incontrarci al campo da tennis alle 16? Questo dovrebbe darci abbastanza tempo per scaldarci. Suona bene. Ci vediamo lì alle 16, facciamo una divertente ed energica partita a tennis. Assolutamente. Non vedo l'ora. Ci vediamo in campo, Anna. Lezione 8. Ultimamente ho mal di gola. Anna, ho mal di gola ultimamente. È da qualche giorno che mi dà fastidio. Oh no, non è piacevole. Hai provato qualche rimedio o preso qualcosa per questo? Ho bevuto tè caldo con miele e mi dà un sollievo temporaneo. Ma il dolore continua a ripresentarsi. Potrebbe valere la pena consultare un medico se persiste. Possono determinare la causa e fornire un trattamento appropriato. Hai ragione, se non migliora presto, prenderò un appuntamento per farlo controllare. Buona idea. Nel frattempo, puoi anche provare a fare i gargarismi con acqua salata tiepida per lenire la gola. Ci proverò. Grazie per il suggerimento, Anna. Si spera che aiuti ad alleviare il disagio. Benvenuto, John. Spero che migliori presto. Fai attenzione e riposa la voce il più possibile. Grazie, Anna. Apprezzo la tua preoccupazione e i tuoi consigli. Me la caverò con calma e mi farò riposare la gola. Lezione 9. Hai intenzione di lavorare oggi? Anna, hai intenzione di lavorare oggi? Mi chiedevo se potessimo fare il carpooling. A dire il vero, lavoro da casa oggi. Ho alcune attività che posso completare da remoto. Questo è comodo. Ho anche la possibilità di lavorare da casa, ma stavo pensando di andare in ufficio per cambiare scenario. Capisco. A volte un cambiamento nell'ambiente può essere rinfrescante. Ma se preferisci, possiamo ancora fare il carpooling in altri giorni. Sembra un buon piano. Possiamo coordinarci e condividere l'auto nei giorni in cui andiamo entrambi in ufficio. Assolutamente. È un ottimo modo per risparmiare tempo durante gli spostamenti e ridurre la nostra impronta di carbonio. Sono completamente d'accordo. Inoltre, è sempre bello avere un po' di compagnia durante gli spostamenti. Possiamo chiacchierare o ascoltare musica insieme. Sicuramente.
Il carpooling aggiunge un elemento sociale al tragitto giornaliero, e può renderlo più piacevole. Pianifichiamolo per il futuro. Suona bene, Anna. Grazie per averlo preso in considerazione. Ti farò sapere quando deciderò di andare in ufficio la prossima volta. Perfetto, tienimi aggiornato e ci coordineremo di conseguenza. Goditi la giornata lavorando dall'ufficio o da casa, John. Lezione 10. Ho appena comprato una nuova borsa per te. Anna, indovina? Ho appena comprato una nuova borsa per farti una sorpresa. Oh, wow, John. È così premuroso da parte tua. Sono davvero commosso. Grazie. Prego, Anna. Ho notato che la tua vecchia borsa stava iniziando a mostrare segni di usura, quindi ho pensato che fosse il momento di cambiarla. È incredibilmente dolce da parte tua accorgertene e agire. Apprezzo la tua attenzione ai dettagli. Sono contento che ti piaccia il gesto. Spero che la nuova borsa corrisponda al tuo stile e ti serva bene. Sono sicuro che sarà perfetto. Hai un ottimo gusto e mi fido della tua scelta. Non vedo l'ora di vederlo. Anch'io sono felice che tu lo veda. So che lo farai con sicurezza ed eleganza. Grazie ancora, John. Significa molto per me. Sai sempre come farmi sentire speciale. È un piacere per me, Anna. Vederti felice mi rende felice. Ti meriti il meglio. Lezione 11. I dinosauri mi hanno sempre affascinato. Anna, ti sei mai chiesta come sarebbe vedere un vero dinosauro? Assolutamente, John. I dinosauri mi hanno sempre affascinato. È incredibile pensare a queste antiche creature che vagano per la Terra. Sono d'accordo. Le loro dimensioni e diversità sono sbalorditive. Spesso immagino come sarebbe vederli nel loro habitat naturale. Sarebbe sia elettrizzante che maestoso. Non riesco nemmeno a immaginare la vastità di alcuni dei dinosauri più grandi. E la possibilità di osservare il loro comportamento e comprendere meglio la loro vita sarebbe un sogno diventato realtà per molti scienziati. Sicuramente. È incredibile quanto abbiamo imparato sui dinosauri attraverso la paleontologia, ma c'è ancora molto da scoprire. È vero, ogni nuova scoperta di fossili migliora la nostra comprensione di queste antiche creature e aiuta a dipingere un quadro più chiaro del loro mondo. Spero che le generazioni future possano sperimentare qualche forma di creature simili a dinosauri, anche se non sono esattamente le stesse di quelle del passato. Sarebbe incredibile. Chissà cosa ci riserva il futuro? Forse i progressi tecnologici potrebbero avvicinarci a questa possibilità. È emozionante pensarci. Fino ad allora, possiamo continuare a meravigliarci davanti alle meraviglie dei dinosauri attraverso libri, musei e film. Assolutamente. I dinosauri cattureranno sempre la nostra immaginazione e ci ricorderanno l'incredibile diversità della vita nel corso della storia della Terra. Lezione 12. Adoro la zuppa di mais. Anna, hai mai provato la zuppa di mais? L'ho preparato ieri ed è risultato davvero delizioso. Oh, adoro la zuppa di mais. È uno dei miei preferiti. Come l'hai fatto? Come base ho usato chicchi di mais freschi, cipolle, aglio e brodo vegetale. Poi ho aggiunto alcune erbe e spezie per insaporire. Sembra incredibile. Hai frullato la zuppa per renderla cremosa o l'hai lasciata grossa? In realtà ho fatto una combinazione.
Ho frullato la maggior parte della zuppa per renderla cremosa, ma ho riservato dei chicchi di mais per aggiungere un po' di consistenza. È un'ottima idea. Mi piace il contrasto tra texture cremose e spesse. L'hai guarnito con qualcosa? Sì, l'ho guarnito con una spolverata di erbe fresche tritate e un filo d'olio d'oliva. Ha aggiunto un bel tocco di freschezza. Sembra un piatto da ristorante, John. Sono colpita. Mi piacerebbe assaggiare la tua zuppa di mais qualche volta. Grazie Anna. Sarei felice di farlo per te. È sempre più piacevole condividere cibi deliziosi con gli amici. È molto gentile da parte tua. Non vedo l'ora. Fammi sapere quando hai intenzione di rifarlo. Lo farò, Anna. Mi assicurerò di darti un avvertimento. Sarà una festa con zuppa di mais. Lezione 13. La luce nel soggiorno è guasto. Anna, hai notato che la luce nel soggiorno è guasto? È lampeggiante e non si accende correttamente. Sì, l'ho notato anch'io, John. Sta diventando piuttosto scomodo. Dovremmo ripararlo il prima possibile. Sono d'accordo. È importante avere un soggiorno ben illuminato, soprattutto la sera. Chiamerò un elettricista per venire a dare un'occhiata. Sarebbe fantastico, John. È meglio lasciare che siano i professionisti a garantire che sia riparato in modo sicuro ed efficiente. Assolutamente. Non voglio rischiare problemi elettrici o ulteriori danni tentando di ripararlo da soli. La sicurezza prima di tutto, in effetti. Nel frattempo, possiamo utilizzare alcune lampade aggiuntive o soluzioni di illuminazione temporanee per illuminare la stanza. È una buona idea. Possiamo portare alcune lampade da terra o da tavolo per fornire un'illuminazione temporanea fino a quando la luce principale non viene fissa. Renderà il soggiorno più funzionale e confortevole. Apprezzo la tua azione rapida in merito, John. Nessun problema, Anna. Voglio che abbiamo uno spazio abitativo ben funzionante e accogliente. Pianificherò subito la visita dell'elettricista. Grazie John. Il tuo approccio proattivo è molto apprezzato. Ripariamo quella luce e godiamoci di nuovo un soggiorno ben illuminato. Lezione 14. Hai mai pensato alla tua vita ideale in pensione? Anna, hai mai pensato alla tua vita ideale in pensione? Cosa vorresti fare quando non devi più lavorare? Assolutamente, John. Ho una visione di una pensione serena e soddisfacente. Una cosa che mi piacerebbe è viaggiare ed esplorare diverse parti del mondo. Sembra fantastico, Anna. Viaggiare è un ottimo modo per conoscere nuove culture, provare nuove cucine e creare ricordi indelebili. Sicuramente. Immagino anche di trascorrere del tempo di qualità con la famiglia e gli amici, custodire quei legami e crearne di nuovi. Questo è importante. Costruire e coltivare relazioni è qualcosa per cui spesso non abbiamo molto tempo durante i nostri anni lavorativi. Esattamente. Mi piacerebbe anche dedicarmi a hobby e interessi per i quali potrei non aver avuto abbastanza tempo prima, come dipingere o suonare uno strumento musicale. È meraviglioso, Anna. La pensione è il momento perfetto per esplorare e dedicarsi a quelle passioni che ci portano gioia e appagamento. E non dimentichiamo di prenderci cura della nostra salute e del nostro benessere. Fare esercizio fisico regolare, mangiare bene e dare priorità alla cura di sé è essenziale. Assolutamente.
Il mantenimento di una buona salute fisica e mentale ci consentirà di godere appieno e sfruttare al massimo primo nostri anni di pensionamento. Sono d'accordo, John. In definitiva, la mia vita ideale in pensione consiste nel trovare un equilibrio tra relax, esplorazione e crescita personale. Sembra un piano pensionistico completo e soddisfacente, Anna. Spero che entrambi potremo vivere la nostra pensione ideale quando sarà il momento. Lezione 15. Ho notato che hai un nuovo taglio di capelli. Ehi Anna, ho notato che hai un nuovo taglio di capelli. Sembra fantastico. Grazie, John. Sì, ho deciso di cambiare un po' le cose. Volevo uno stile più corto per l'estate. Ti sta bene? Sei andato dal tuo normal parrucchiere? No, a dire il vero, ho provato un nuovo salone questa volta. Ho sentito che avevano uno stilista di talento specializzato in tagli alla moda. Che figata! Avevi in mente uno stile particolare? Ho mostrato allo stilista una foto di un taglio di capelli a caschetto che mi è piaciuto. Ne abbiamo parlato e anche lei ha dato alcuni suggerimenti. Bello. Quanto tempo è durato l'intero processo? Ci è voluta circa un'ora. La stilista è stata molto meticolosa e si è presa del tempo per assicurarsi che fosse giusto. Posso dire che ha fatto un lavoro fantastico. I tuoi capelli sembrano così lisci e alla moda. Grazie John. Sono davvero contento di come è andata a finire. Sembra anche più leggero e facile da gestire. Potrei prendere in considerazione l'idea di farmi tagliare i capelli anch'io. Qualche consiglio per un buon salone? Certo. Posso darti il nome del salone in cui sono andato. Hanno alcuni stilisti di talento, quindi puoi scegliere quello che ti piace. Sarebbe fantastico. Li controllerò. Grazie per la raccomandazione, Anna. Benvenuto, John. Sono sicuro che troverai un ottimo stilista lì. Fammi sapere come va. Lo farà. Grazie ancora, Anna. Goditi il tuo nuovo taglio di capelli. Grazie, John. Ci vediamo dopo. Lezione 16. Hai notato nuove tendenze di moda quest'anno? Ehi Anna, hai notato nuove tendenze di moda quest'anno? Sì, sicuramente. Una tendenza che ho visto sono i blazer oversize. Sembrano essere ovunque. Oh, davvero? Sembra interessante. Non ho mai provato quello stile prima. Che aspetto hanno? Danno un'atmosfera rilassata e leggermente maschile. Puoi abbinarli a jeans o gonne per un look chic. Che figata! Ci sono altre tendenze che attirano la tua attenzione? Sì, i cappelli da pescatore sono tornati alla ribalta. Sono perfetti per aggiungere un tocco casual e giocoso a un outfit. Cappelli da pescatore, eh? Ricordo quelli degli anni 90. È interessante come le tendenze della moda tornino indietro. Assolutamente. Un'altra tendenza sono le sneakers spesse e colorate. Aggiungono un tocco di colore e un'atmosfera sportiva a qualsiasi outfit. Ho visto persone indossarli. Si distinguono decisamente. Qualche tendenza per l'abbigliamento formale? Beh, ho notato che i blazer in velluto sono molto popolari per le occasioni formali. Danno un tocco di lusso e raffinatezza. I blazer in velluto sembrano eleganti. Potrei prendere in considerazione l'idea di procurarmene uno per eventi speciali.
Grazie per il suggerimento, Anna. Benvenuto, John. Le tendenze della moda possono essere divertenti da esplorare. C'è qualcosa che ha attirato la tua attenzione ultimamente? Ho visto un sacco di motivi tie-dye su magliette e felpe. Riporta un tocco retro e aggiunge un tocco di unicità. Oh, adoro il tie-dye. È un ottimo modo per aggiungere colore e individualità al tuo guardaroba. Sicuramente. È stata una conversazione divertente, Anna. Terrò d'occhio queste tendenze. Anche qui, John. La moda è in continua evoluzione. Divertiti a sperimentare nuovi stili. Lezione 17. Hai letto qualche fumetto popolare ultimamente? Ehi Anna, hai letto qualche fumetto popolare ultimamente? Sì, sono rimasto affascinato dalla serie Infinity Gauntlet. Fa parte dell'universo Marvel ed è stato accattivante. Ah, ne ho sentito parlare bene. Riguarda il potente guanto di sfida che conferisce a chi lo indossa abilità incredibili, giusto? Esattamente. Thanos, il cattivo principale, cerca di raccogliere tutte le gemme dell'infinito per ottenere il massimo potere. La trama è intensa. Sembra una lettura emozionante. Ultimamente sono stato coinvolto nella serie Watchmen. È un romanzo a fumetti cupo e crudo con personaggi complessi. Oh, ho sentito parlare di Watchmen. È noto per la sua profonda esplorazione delle questioni morali ed etiche, giusto? Sì, è perfetto. Approfondisce la complessità dei supereroi e le conseguenze delle loro azioni. Sembra intrigante. Dovrò dare un'occhiata. Ti sei imbattuto in altri fumetti degni di nota? Beh, la serie Saga mi è stata caldamente consigliata. È un'opera spaziale con un mix di elementi fantascientifici e fantasy. Anch'io ho sentito parlare molto bene di Saga. È noto per i suoi personaggi unici e coinvolgenti che costruiscono mondi. Assolutamente. È anche nella mia lista di lettura. Qualche altro fumetto che ti è piaciuto? Ho seguito la serie Miss Marvel. Parla di un adolescente di nome Kamala Khan che scopre di avere poteri mutaforma. Sembra una serie divertente e stimolante. La rappresentazione nei fumetti è molto importante. Sicuramente. È piacevole vedere diversi personaggi prendere i riflettori. Quindi, qualche altro consiglio? Beh, Batman, The Killing Joke è un classico. È un thriller psicologico che approfondisce la storia delle origini del Joker. Ah, ne ho sentito parlare. Batman e Joker hanno sempre dinamiche così intense. Lo aggiungerò alla mia lista. Ottimo. Spero che ti piaccia. È stato divertente parlare di fumetti con te, Anna. Allo stesso modo, John. I fumetti hanno un mezzo narrativo così ricco. Buona lettura. Lezione 18. Sei mai stato in campeggio per qualche giorno? Ehi Anna, sei mai stata in campeggio per qualche giorno? Sì, l'ho fatto. Adoro passare il tempo nella natura. È un ottimo modo per rilassarsi e staccare la spina dalla frenesia quotidiana. Sembra incredibile. Sono 3 giorni che penso di andare in campeggio. Hai qualche consiglio? Certo. Per prima cosa, fai una lista di oggetti essenziali come una tenda, sacchi a pelo, attrezzature da cucina e cibo.
Buona idea che mi dici della location? Qualche consiglio per una gita in campeggio di 3 giorni? Cerca un campeggio con servizi come servizi igienici e fonti d'acqua. Renderà il tuo soggiorno più confortevole, soprattutto se è la prima volta. Questo ha senso. Cercherò campeggi che offrano questi servizi. Quali attività possiamo fare durante i 3 giorni? Ci sono molte opzioni. Puoi fare escursioni, pescare o persino fare un picnic in un punto panoramico. Assicurati solo di controllare le normative locali e le linee guida di sicurezza. L'escursionismo sembra fantastico. Per questo metterò in valigia scarpe e vestiti comodi. Che ne dici dei pasti durante il viaggio? Pianifica pasti semplici e facili da preparare. Puoi portare cibo preconfezionato, panini e snack. Non dimenticare di portare anche abbastanza acqua. Notato. Preparerò un piano alimentare e preparerò le valigie di conseguenza. C'è qualcos'altro che dovrei tenere a mente? Ricordati di portare un repellente per insetti, una crema solare e un kit di pronto soccorso. È sempre meglio essere preparati per ogni situazione. Aggiungerò questi articoli alla mia lista di controllo. Grazie per il consiglio, Anna. Non vedo l'ora di andare in campeggio. Benvenuto, John. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo. Goditi i tuoi 3 giorni nella natura. Lezione 19. Ho rotto accidentalmente un bicchiere d'acqua. Anna, indovina cos'è successo prima? Ho rotto per sbaglio un bicchiere d'acqua. Oh no, davvero? Questo è un peccato. Stai bene? Sì, sto bene. Per fortuna non mi sono fatto male. Ma ora ho un disordine da pulire. Posso immaginarlo. I frammenti di vetro possono essere complicati. Assicurati di indossare guanti, usa una scopa e una paletta per pulirlo accuratamente. Un buon consiglio, sarò molto cauto. È semplicemente frustrante perché non vedevo l'ora di godermi quel bicchiere d'acqua. Capisco. Gli incidenti accadono, però. Fai solo attenzione quando maneggi la vetreria in futuro. Sicuramente. Cercherò di essere più attento. Hai qualche consiglio per prevenire incidenti come questo? Una cosa che puoi fare è posizionare il bicchiere su una superficie stabile, lontano dal bordo. Inoltre, prova a usare occhiali infrangibili o di plastica se sei preoccupato che si rompano. È un'idea intelligente. Lo terrò a mente. Grazie per i suggerimenti, Anna. Benvenuto, John. C'è altro che posso fare per aiutarti? No, per ora è tutto. Risolverò il disordine e starò più attento la prossima volta. Sembra un piano. Abbi cura di te e fammi sapere se hai bisogno di assistenza. Lezione 20. Ho un problema con il mio computer. Ehi Anna, ho un problema con il mio computer. Non riesco ad aprire un file di cui ho bisogno. Oh no, è frustrante. Che tipo di file è? È un documento Word su cui lavoro da giorni. Ho davvero bisogno di accedervi. Capisco la tua preoccupazione. Hai già provato a risolvere i problemi? Non ho ancora provato molto. Ho riavviato il computer, ma non è stato d'aiuto. Qualche suggerimento? Una cosa che puoi provare è controllare se hai un backup del file. A volte,
Le versioni precedenti vengono salvate automaticamente. È una buona idea. Controllerò subito la cartella di backup. Spero di poter trovare una versione precedente del file. Un'altra opzione è provare ad aprire il file su un altro computer o utilizzare un software diverso che supporti i documenti di Word. Non ci ho pensato. Lo proverò e vedrò se funziona. Grazie per il suggerimento, Anna. Benvenuto, John. Se questi passaggi non funzionano, potresti prendere in considerazione la possibilità di contattare il supporto tecnico per ulteriore assistenza. Questo è un buon punto. Se tutto il resto fallisce, li contatterò. Speriamo che non si arrivi a questo. Lo spero anch'io. Perdere file importanti può essere frustrante. Fammi sapere se hai bisogno di altro aiuto. Certo, Anna. Apprezzo il tuo consiglio. Ti terrò aggiornato su come va. Lezione 21. È complicato richiedere un prestito? Ciao Anna. Come sta andando la tua giornata? Ciao John. Sta andando bene, grazie. Che ne dici di te? Anch'io sto bene. Ehi, volevo chiederti una cosa. È complicato richiedere un prestito? Beh, all'inizio può sembrare un po' travolgente, ma non deve essere troppo complicato. Dipende dal tipo di prestito e dall'istituto di credito. Capisco. Sto valutando la possibilità di richiedere un prestito per piccole imprese e non so da dove cominciare. Questa è una preoccupazione comune, John. Il primo passo è ricercare diversi istituti di credito e comprendere i loro requisiti di prestito. Farò sicuramente qualche ricerca e confronterò le opzioni disponibili. Ci sono documenti o criteri specifici che devo preparare? Ogni istituto di credito può avere requisiti diversi, ma in genere chiederà le tue informazioni personali e finanziarie, come dichiarazioni di reddito, storia creditizia e un piano aziendale se si tratta di un prestito aziendale. Questo ha senso. Raccoglierò tutti i documenti necessari e mi assicurerò che i miei registri finanziari siano in ordine. È un buon approccio, John. Essere preparati renderà il processo più agevole. Potresti anche prendere in considerazione la possibilità di contattare direttamente il prestatore per porre domande specifiche che potresti avere. Ottimo suggerimento, Anna. Li contatterò per chiarire eventuali dubbi e comprendere meglio le condizioni del prestito. Eccellente! Ricorda che è importante leggere e comprendere i termini e le condizioni del prestito prima di procedere. Assolutamente. Mi assicurerò di esaminare attentamente i termini e chiedere chiarimenti, se necessario. Questa è la strada da percorrere, John. Richiedere un prestito può essere un grande passo, ma con una ricerca e una preparazione approfondite, diventa più gestibile. Grazie per il consiglio, Anna. Mi sento più sicuro ora che ho un'idea migliore di cosa aspettarmi. Benvenuto, John. Sono contento di esserti stato utile. Buona fortuna con la tua richiesta di prestito. Grazie Anna. Apprezzo il tuo sostegno. Ti auguro una fantastica giornata. Anche tu, John. Abbi cura di te, ci sentiamo presto. Arrivederci per ora, Anna. Arrivederci, John. Lezione 22. Com'è andata la tua giornata di lavoro? Ciao Anna. Com'è andata la tua giornata di lavoro? Ciao John. È stata una giornata impegnativa, ma nel complesso è andata bene.
Che ne dici di te? Anch'esso era abbastanza buono. Ehi, volevo chiederti, hai tempo dopo il lavoro oggi? A dire il vero, ho del tempo libero dopo il lavoro. Che succede? Mi chiedevo se vuoi prendere una tazza di caffè o magari fare una passeggiata nel parco. Sembra delizioso, John. Mi godrò una tazza di caffè e una buona conversazione. Ottimo. C'è un'accogliente caffetteria nelle vicinanze. Possiamo incontrarci lì dopo il lavoro. Funziona per te? Assolutamente. A che ora dobbiamo incontrarci? Che ne dici delle 18? Questo dovrebbe darci abbastanza tempo per rilassarci e chiacchierare prima che sia troppo tardi. Sembra perfetto, John. Ci vediamo al bar alle 18. Non vedo l'ora. Allo stesso modo, Anna. Sarà bello rilassarsi e chiacchierare. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo, John. Buon proseguimento della giornata. Anche tu, Anna. Fate attenzione fino ad allora. Arrivederci per ora, John. Arrivederci, Anna. Lezione 23. Mi chiedevo se ti piacerebbe andare al centro commerciale con me. Anna, mi chiedevo se vuoi andare al centro commerciale con me più tardi. Vuoi andare? Certo, John. Sembra divertente. Mi servirebbe un po' di terapia con la vendita al dettaglio. Ottimo. Ci sono alcuni negozi che vorrei visitare. Possiamo pranzare anche lì se ne hai voglia. Sembra un piano, John. Sono sempre pronto per del buon cibo e per curiosare nei negozi. Fantastico. Ci vediamo al centro commerciale verso le 14? Suona bene, John. Le 14 funzionano per me. Ci vediamo lì. Perfetto, non vedo l'ora. A presto, Anna. A presto, John. Divertiti fino ad allora. Grazie, Anna. Fate attenzione. Anche tu, John. Arrivederci per ora. Arrivederci, Anna. Lezione 24. Oggi c'è uno sconto speciale al supermercato. Ehi, volevo farti sapere che oggi c'è uno sconto speciale al supermercato. Oh, davvero? È emozionante. Di che tipo di sconto stiamo parlando? È un'offerta compravendita gratuita su vari prodotti alimentari, inclusi snack e bevande. Sembra un ottimo affare, John. Potrei fare scorta di snack per la settimana. Sicuramente. È una buona opportunità per risparmiare denaro e ottenere le nostre prelibatezze preferite. Conta su di me, John. Passerò al supermercato dopo il lavoro e approfitterò dello sconto. Fantastico. Ci vediamo lì. Sarà bello fare acquisti insieme e magari scoprire nuovi articoli. Sembra un piano, John. Vediamoci al supermercato verso le 17:30. Funziona per te? Perfetto, Anna. Sono le 17:30. Ci vediamo lì. Ottimo. Non vedo l'ora. A presto, John. A presto, Anna. Ti auguro una fantastica giornata fino ad allora. Anche tu, John. Fate attenzione.
Arrivederci per ora, Anna. Arrivederci, John. Lezione 25. Sei stato al centro commerciale ultimamente? Sei stata al centro commerciale ultimamente, Anna? Sì, ci sono andato ieri. Era così affollato. Lo so, vero? Sembra che tutti abbiano deciso di fare shopping contemporaneamente. Ho avuto difficoltà a trovare un parcheggio. E una volta dentro, era difficile muoversi. Mi sentivo allo stesso modo. I corridoi erano affollati e c'erano lunghe code in ogni negozio. Ho dovuto aspettare un po' solo per provare alcuni vestiti. È stato piuttosto frustrante. Posso immaginarlo. È difficile godersi lo shopping quando è così affollato. Sicuramente. Penso che proverò ad andarci durante i giorni feriali, o la mattina presto la prossima volta. È una buona idea. Potrebbe essere meno affollato e più tranquillo in quei periodi. Lo spero. È molto più facile navigare e trovare ciò di cui hai bisogno quando non ci sono così tante persone in giro. Assolutamente. Pianifichiamo di conseguenza i nostri viaggi di shopping per evitare la folla in futuro. Sembra un piano, John. Puntiamo a esperienze di acquisto più tranquille e meno frenetiche. Sono d'accordo, Anna. Sarà molto più piacevole in questo modo. Sicuramente. Beh, lo terrò a mente per la prossima volta che vado a fare shopping. Grazie per la chiacchierata, John. Prego, Anna. È stato bello parlarne con te. Fate attenzione. Anche tu, John. Ti auguro una buona giornata. Anche tu, Anna. Addio. Lezione 26. Dobbiamo andare al supermercato per comprare altro cibo. Dobbiamo andare al supermercato a comprare altro cibo per domani. Sono d'accordo. La nostra dispensa sta esaurendo gli articoli essenziali. Cosa pensi che dovremmo prendere? Hai in mente qualche articolo specifico? Dovremmo assolutamente fare scorta di frutta, verdura e alcune opzioni proteiche come pollo o tofu. Buona idea, possiamo anche prendere del pane, del latte e delle uova per colazione. Sì, e non dimenticare di prendere snack e bevande tra un pasto e l'altro. Bene, dovremmo avere qualche opzione per gli spuntini. Che dire degli articoli da toeletta e dei prodotti per la pulizia? Facciamo un elenco di ciò di cui abbiamo bisogno, compresi articoli da toeletta, prodotti per la pulizia e qualsiasi altro elemento essenziale per la casa. È un buon piano. Possiamo leggere la lista prima di andare al supermercato. E non dimentichiamo di controllare eventuali sconti o offerte nel volantino settimanale del supermercato. Assolutamente. Possiamo risparmiare qualche soldo approfittando di queste offerte. Ok, prepariamo la lista e pensiamo di andare al supermercato più tardi oggi. Sembra un piano, Anna. Ci assicureremo di essere ben riforniti per domani. Ottimo. Inizierò subito a fare la lista. A presto. A presto, Anna. Prendiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Lezione 27. Quanto tempo devi ancora aspettare? Quanto tempo devi ancora aspettare? Non ne sono sicuro. La linea sembra muoversi lentamente. Sì, c'è voluto un bel po' di tempo. Speriamo che non ci vorrà molto.
Lo spero anch'io. Ho un programma fitto di appuntamenti oggi e devo andare presto. Capisco. Aspettare può essere frustrante, soprattutto quando si hanno altre cose da fare. Esattamente. Ma a volte, dobbiamo solo essere pazienti e aspettare il nostro turno. Questo è vero, è una buona occasione per praticare la pazienza e concedersi un momento di relax. Immagino tu abbia ragione. Cercherò di sfruttare al massimo questo tempo e mantenere la calma. Questo è lo spirito. Forse puoi usare questo tempo per recuperare il ritardo nella lettura o ascoltare della musica. È un'ottima idea. Prenderò il mio libro e mi godrò qualche capitolo mentre aspetto. Sembra un piano. Renderà l'attesa più sopportabile e produttiva. Sicuramente. Grazie per il suggerimento, John. È bello avere qualcuno con cui parlare anche durante l'attesa. Prego, Anna. Sono contento di esserti stato utile. Supereremo questa attesa insieme. Sì, lo faremo. E speriamo che non ci vorrà molto. Il tempo vola quando sei impegnato in qualcosa. Assolutamente. Prima che tu te ne accorga, sarà il tuo turno. Resisti. Lo farò, John. Grazie per l'incoraggiamento. Lo apprezzo. Nessun problema, Anna. Stiamo affrontando tutto questo insieme. Sfruttiamolo al massimo. Sono d'accordo, John. Restiamo positivi e pazienti. Lezione 28. Siamo quasi arrivati? Siamo quasi arrivati? Penso di sì. Secondo il GPS, siamo a pochi minuti di distanza. È bello sentirlo. Ho fame e non vedo l'ora di raggiungere la nostra destinazione. Anche io. Non vedo l'ora di provare il cibo in quel nuovo ristorante di cui abbiamo tanto sentito parlare. Anche qui. Ho sentito che hanno recensioni fantastiche e un'ottima selezione di menù. È sempre emozionante provare nuovi posti e scoprire nuovi sapori. Assolutamente. Esplorare diverse cucine è una delle mie cose preferite da fare. Anche il mio. Sono contento che siamo sempre pronti per avventure culinarie insieme. È decisamente più divertente condividere queste esperienze con qualcuno. Sono d'accordo. Aumenta il divertimento e crea ricordi duraturi. Siamo fortunati ad avere l'un l'altro come partner gastronomici. Sicuramente. Eccoci qui, entriamo nel parcheggio. Siamo arrivati. Ottimo. Andiamo a soddisfare le nostre papille gustative. Non vedo l'ora. Nemmeno io. Entriamo e godiamoci una fantastica cena insieme. Assolutamente, Anna. Rendiamo indimenticabile questa esperienza culinaria. Sono sicuro che lo sarà, John. Andiamo a concederci del cibo delizioso. Facciamolo, Anna. Buon appetito. Lezione 29. Hai trovato l'area campeggio? Hai trovato l'area campeggio? Sì, penso di averlo trovato. Le coordinate GPS mi hanno portato in questo punto. Questo è fantastico. È un posto adatto per il campeggio? Sembra promettente. È circondato da alberi e dispone di un bel spazio aperto per montare le tende. Eccellente. C'è una fonte d'acqua nelle vicinanze come un fiume o un lago?
Sì, ho visto un fiume a pochi passi da qui. È perfetto per pescare o nuotare. Questo è un bonus. Possiamo fare alcune attività acquatiche mentre siamo in campeggio. Sicuramente. E la parte migliore è che la zona sembra tranquilla e lontana dai rumori della città. Questo è esattamente quello che stavamo cercando, una tranquilla fuga nella natura. Sono contento di essermi imbattuto in questo campeggio. Sembra che sarà una bella esperienza. Sicuramente sì. Possiamo fare escursioni, arrostire marshmallow su un falò e rilassarci. Non vedo l'ora di staccare la spina dal mondo frenetico e immergermi nella natura. Nemmeno io. Sarà piacevole fare una pausa e godersi la semplicità della vita all'aperto. Sono d'accordo, John. Cominciamo ad allestire il campo e sfruttiamo al meglio questa splendida località. Sembra un piano, Anna. Godiamoci al massimo la nostra avventura in campeggio. Assolutamente, John. Creiamo ricordi indimenticabili in questo ambiente sereno. Non vedo l'ora, Anna. Cominciamo e abbracciamo lo spirito del campeggio. Lezione 30. Quanto costa la tua nuova borsa? Quanto costa la tua nuova borsa? Era in saldo, quindi l'ho comprato a un ottimo prezzo. È fantastico. Quanto l'hai pagato? L'ho pagato $50. Inizialmente costava $100, quindi ho ottenuto uno sconto del 50%. È un affare fantastico. Hai risparmiato un bel po' di soldi. Sì, sono rimasto davvero soddisfatto del prezzo. Inoltre, adoro il design e la qualità. Ti sta benissimo. Hai fatto un acquisto intelligente. Grazie John. Anche a me fa piacere che la pensi così. Sicuramente. È sempre bello trovare buoni affari e ottenere un buon rapporto qualità-prezzo. Sono d'accordo. È importante essere consapevoli delle nostre spese e fare scelte sagge. Assolutamente. Si tratta di trovare un equilibrio tra qualità e convenienza. Ben detto, John. Sono davvero soddisfatta della mia nuova borsa. Ne è valsa la pena. Sono felice di sentirlo, Anna. Divertiti a usarlo. Grazie John. Sicuramente lo farò. Ora è uno dei miei accessori preferiti. Posso capire perché. Ti si addice perfettamente.